Sul piano militare Riina non ha rivali, nella capacità di intessere alleanze con il mondo politico provenzano è una spanna sopra. Un interlocutore ideale per chi vuole intavolare un rapporto di scambio con Cosa Nostra. Alle spalle un passato da uomo d'azione, ma Binnu ci sa fare con i politici. Il suo principale punto di riferimento è una vecchia conoscenza di Corleone, Vito Ciancimino, democristiano, ex assessore ai lavori pubblici a Palermo. I rapporti erano molto stretti, come confermerà il figlio dell'ex assessore, il quale lo conosceva come il signor Loverde, frequentava settimanalmente la loro casa, fin dagli anni 70. Si presentava col nome di ingegnere Loverde. Ciancimino si relazionava quasi esclusivamente con Provenzano anche perché non aveva tanta stima nei confronti di Riina. Racconta ancora il figlio, che prima degli anni 80 ha visto Riina più volte. Accompagnava l'ex assessore alle riunioni anche con altri attendendo fuori. Su questo tema Giovanni Brusca ha riferito che Provenzano aveva un rapporto privilegiato con Ciancimino. Ciancimino era la persona con cui Provenzano si incontrava per discutere di affari e politica, in modo particolare degli appalti, anche perché non ha grande considerazione nei confronti di Riina. Questo a volte rende complicati i rapporti tra Cosa Nostra e la politica. Quando Ciancimino e Riina devono scambiarsi informazioni, il mediatore è sempre lui, Provenzano. Racconta Giovanni Brusca che, negli anni '80, quando non si trovava una soluzione sul piano del confronto politico, Ciancimino si rivolgeva a Bernardo Provenzano e Bernardo Provenzano si rivolgeva a Salvatore Riina. L'ex assessore ai lavori pubblici non era l'unico referente di Binnu. Provenzano teneva sotto controllo un discreto numero di amministratori locali. Il pentito Salvatore Cancemi, aggiunge, Provenzano ha sempre avuto con esponenti del mondo politico rapporti anche più forti di quelli di Riina Salvatore. Il Provenzano è infilato dappertutto. A Binnu viene riconosciuta una spiccata propensione ad intessere relazioni con più mondi, tutti funzionali alle strategie espansionistiche dell'organizzazione. Come ha testimoniato il pentito Giuffrè, ci sono i vari poteri, cioè imprenditoriali, economici, politici che per funzionare devono essere tutti collegati tra di loro, perché se no il marchingegno non funziona. Più c'è questa unione, più c'è questa pericolosità. Provenzano, a differenza di Riina, ha saputo fare la sua politica. Riina è stato molto aggressivo, ha fatto danno. Provenzano, oltre ai rapporti imprenditoriali, ha curato i discorsi politici. Riina e Provenzano vanno d'accordo per lungo tempo, ma l'armonia viene messa in discussione nella primavera dell'87, quando, il 15 maggio, sono in programma le elezioni politiche. Totò Riina sostiene di dare una lezione alla Democrazia Cristiana e dirottare i voti sul Partito Socialista. Una scelta dettata dalla scarsa attenzione con cui hanno affrontato i problemi posti da Cosa Nostra. L'obiettivo di Ucurtu è duplice: punire chi li ha traditi e creare un nuovo canale politico. Che Utratturi abbia delle notevoli capacità diplomatiche e manageriali emerge in maniera sempre più evidente man mano che le indagini vanno avanti, ma nell'89 il suo nome non figura ancora tra i big assoluti di Cosa Nostra. Secondo il pentito Cancemi, Raffaele Ganci, personaggio di primo piano, avrebbe espresso delle perplessità circa l'opportunità di assassinare Borsellino a meno di 2 mesi di distanza dalla strage di Capaci, e Riina avrebbe reagito con veemenza replicando: «Faluzzo, la responsabilità è mia». Sempre secondo Cancemi, quando Ucurtu si era allontanato, Ganci aveva detto: «Chi tu ne voli consumare a tutti». Da lì, Provenzano comincia a brillare sempre di più. Nelle famiglie palermitane comincia in qualche modo a circolare la convinzione che Ucurtu si sia dato la zappa sui piedi, il ricorso sistematico all'omicidio e alle bombe, e la guerra fatta ai referenti politici ha provocato solo contraccolpi negativi. Lo Stato ha reagito, le leggi si sono fatte più severe e gli ergastoli fioccano. Quella non è più mafia ma terrorismo. La mafia ha sempre convissuto con lo Stato senza stragi e omicidi di servitori dello Stato. Non sapremo mai se a suggerire a Riina un'aggressione così violenta alle istituzioni siano stati soggetti esterni all'organizzazione, ma di sicuro dopo le stragi, la considerazione nei confronti di Provenzano subisce un'ulteriore impennata.
Il disegno di Riina ha trascinato tutti nell'isolamento e agli occhi di molti Binnu diventa l'unico padrino in grado di evitare la catastrofe. Alla guida di Cosa Nostra Binnu arriva il 15 gennaio del 1993, quando Totò Riina viene arrestato a Palermo. Un buco nero, nel quale sprofondano diverse storie e diversi personaggi e un improbabile pentito di nome Balduccio Di Maggio. La storia della mancata perquisizione del covo nel quale alloggiava il capomafia corleonese e, infine, la storia della trattativa condotta da Binnu e Ciancimino. Una voragine dalla quale sono emersi solo dubbi, veleni e perplessità mai chiarite. Un'ipotesi della quale Riina è stato sempre convinto, che la sua cattura è stata conseguenza di una trattativa. Binnu è sempre stato circondato dal sospetto di aver coltivato rapporti con uomini delle forze dell'ordine e che sarebbero state proprio le relazioni inconfessabili con il nemico a consentirgli di evitare l'arresto in più di una circostanza. Luchino Bagarella anche non riusciva a capire come il solo Balduccio Di Maggio avesse consentito la cattura di Totò Riina. Provenzano nel frattempo guardava all'evolversi della strategia stragista senza far mancare il suo assenso in commissione, indispensabile dopo l'arresto di Totò Riina, ma continuando a tessere i suoi contatti per una fase successiva. Un altro ex uomo di fiducia dei corleonesi, Gioacchino La Barbera, ha raccontato di un summit tenutosi tra gennaio e febbraio del 93. Una quindicina di giorni dopo l'arresto di Riina avevo accompagnato Leoluca Bagarella ad un incontro con Bernardo Provenzano a Bagheria, all'esito del quale Bagarella si era successivamente incontrato con Brusca, al quale aveva dichiarato, alla sua presenza, che le cose andavano bene, in quanto Provenzano era d'accordo a continuare come prima. E che fu proprio al termine di quell'incontro che Bagarella aveva esclamato: «Fino a quando c'è l'ultimo corleonese fuori continua tutto come prima». Stando alla ricostruzione di La Barbera, dunque, dopo la cattura di Ucurtu, Provenzano intende proseguire sul tracciato del suo predecessore. La svolta moderata avviene nel marzo del 93. Si tenne allora un altro incontro tra Brusca, Bagarella e Provenzano nelle campagne di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. In quell'occasione Binnu si mostra apertamente contrario alla prosecuzione degli attentati, ma si trova in difficoltà rispetto alla volontà di Bagarella e dei suoi. Il boss avrebbe tentato di opporsi, ma, esasperato, avrebbe finito per esclamare: «Fate quello che volete». Dopo circa un decennio, per Provenzano tutelare la salute è diventata una necessità e per farlo senza correre il rischio di essere arrestato, decide di andare all'estero. All'alba del 30 giugno del 2003 si mette in macchina e vanno in Francia, a Marsiglia. Da quelle parti non sanno che quell'anziano signore è il capo dei capi di Cosa Nostra, sanno solo che si chiama Gaspare Troia. 2 giorni dopo il signor Troia è sdraiato su un lettino della clinica in una piccola cittadina nei pressi di Marsiglia. È solo un primo consulto, perché successivamente si sposta di qualche chilometro per sottoporsi a un nuovo esame. Le notizie non sono buone, il parere dei medici è unanime, occorre una biopsia e bisogna farla pure in fretta. La diagnosi è una mazzata. Ha un tumore alla prostata, deve sottoporsi a un intervento chirurgico il prima possibile. Binnu non può consentirsi di stare lontano dal comando di Cosa Nostra. Deve tornare in Sicilia, laggiù ci sono altre importanti partite da giocare e lui è quello che dà le carte. I medici provano a convincerlo sull'urgenza di entrare in sala operatoria, ma non c'è verso di fargli cambiare idea. 11 luglio si fa accompagnare di nuovo a Palermo, non prima di aver preso l'impegno di tornare in ospedale al massimo 2 mesi dopo. L'operazione avviene il 22 ottobre, 2 settimane più tardi è malconcio, firma per dimettersi e tornare a casa. Nel frattempo la polizia gli sta alle calcagna, e per poco in quella clinica lo arrestano davvero. Il fantasma di Corleone si materializza la mattina dell'11 aprile del 2006. Quel giorno l'imprendibile capo dei capi di Cosa Nostra non è più solo una foto d'archivio, non è più un identikit. Ora è un uomo anziano in manette che ha visto concludersi la sua latitanza durata ben 43 anni. Era ricercato dal 10 settembre del 63. L'operazione ha come obiettivo un casolare a Montagna dei Cavalli, alla periferia di Corleone, di proprietà di un pastore. Anche se fino al giorno 9 c'è un dubbio che frena gli investigatori.
quel casolare potrebbe essere semplicemente un luogo dove transitano i pizzini destinati al padrino. La mattina dell'11 si decide di intervenire perché lì dentro c'è sicuramente qualcuno, come testimoniano pure gli elevati consumi di energia elettrica soprattutto in inverno. Chi sei? Urla il caposquadra quando se lo trova davanti. Voi non sapete quello che fate, risponde Binnu. Sulla scrivania, proprio sopra gli ultimi pizzini, Zubinu ha lasciato un righello giallo con il logo della Sogema. Per Provenzano quel nome è forse l'inizio della fine. Perché è la ditta legata a Ciccio Pastoia, l'uomo che avrebbe dovuto proteggerlo per sempre, ma è finito in carcere con mezzo mandamento dopo aver parlato troppo vicino a una microspia. In Cosa Nostra gli errori si pagano. E Pastoia si è ucciso in cella. Nelle foto scattate dopo l'arresto, Provenzano appare più anziano dei suoi 73 anni. Indossa un foulard di seta che nasconde una cicatrice, sul volto sembra invece sparita la ferita che si era procurato durante una sparatoria. Nei pizzini, insomma, c'è la risposta al perché la mafia dura da secoli ed è un male che non si riesce a estirpare. Al capo dei capi non si rivolgevano solo picciotti per avere l'ok per un'estorsione o un omicidio, ma imprenditori collusi impegnati a liberarsi dalla concorrenza grazie al sostegno di Cosa Nostra, politici a caccia di voti, professionisti alla ricerca di un avanzamento di carriera, uomini e donne che imploravano una soluzione ai loro problemi di vita quotidiana, giovani e meno giovani bisognosi di un lavoro. È così la vita del capo della famigerata Cosa Nostra. Come altri boss, pure Zubinu è molto religioso, come testimoniano i crocifissi che portava al collo quando lo hanno catturato a Montagna dei Cavalli. Rispetto ai suoi predecessori, il boss corleonese ha fatto qualcosa di più. Ha trasformato la Bibbia in uno strumento di comunicazione, traendone una nuova sintassi del potere mafioso, indossava 3 crocifissi al momento dell'arresto. Provenzano viene portato in carcere e ristretto al 41 bis, è un uomo fisicamente provato da diverse malattie. Ha problemi di circolazione e soffre di reumatismi. Non beve, non fuma. 1,68 m, 77 kg quando è in clinica a Marsiglia. 3 cicatrici. Una al collo, quella riconosciuta dagli uomini che l'hanno arrestato, ce l'ha dal 1969. Quando si è operato alla tiroide in una clinica di Palermo mentre era latitante. Poi una al braccio e una sull'addome. La prostata lo fa soffrire. In testa ha multipli frammenti metallici intratecali, cioè ha conficcati nel cranio i ricordi di una sparatoria a cui ha partecipato da ragazzo. Delle sue condizioni di salute si preoccupa pure un sedicente cugino che vive negli Stati Uniti. Il 24 aprile il presidente della Croce Rossa Italiana riceve una mail da un certo Francesco Provenzano, il quale chiede che al suo parente vengano assicurate le cure necessarie. È una mail davvero strana e il nuovo difensore di Binnu spiega che il suo assistito non sa nulla di questo cugino americano. Provenzano, in tempi rapidissimi, fa sapere che in carcere sta bene e che riceve le cure adeguate. Forse una comunicazione sotterranea tra lui e Cosa Nostra americana, come a dire, ti siamo vicini, non ti abbandoniamo, ma stai attento a quello che dici. Risposta, tutto sotto controllo. Forse erano comunicazioni a mezzo malattia, e Provenzano ne farà largo uso. Il nome di Binnu è entrato pure nell'indagine sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ovvero sul tentativo avviato nell'estate del 1992 per mettere fine alla stagione delle stragi, intavolando in qualche modo un rapporto per arrivare alla cattura dei grandi latitanti. Il 13 luglio del 2016 Bernardo Provenzano esce dal processo sulla presunta trattativa e da tutte le altre indagini ancora in corso. Quel giorno, infatti, muore nell'ospedale San Paolo di Milano. Dai primi omicidi con la banda Liggio fino all'ultimo dibattimento, aveva accumulato 20 ergastoli, un isolamento diurno per 33 anni e 6 mesi, una multa di 13.000 euro. Oltre le pene accessorie e le misure di sicurezza, uno dei boss di Cosa Nostra, che ha scritto una storia tinta di nero della nostra amata Italia.